Invece, verso la fine di gennaio, arrivò un tragico appello di circa 605 nomi, intanto il carcere si era riempito. Quando arrivai io ci saranno state 200 persone in quel raggio, ma poi nelle settimane, man mano che gli ebrei venivano arrestati nelle varie città d'Italia, venivano tutti convogliati a San Vittore, quindi questo raggio si riempì a dismisura, entrarono nella nostra cella anche due sposini di Torino che dormirono con noi le ultime notti. Io mi svegliavo e vedevo mio papà inginocchiato vicino a me che mi chiedeva perdono di avermi messo al mondo. Io facevo finta di dormire perché era troppo terribile accettare di vederlo lì in quelle condizioni. Quando arrivò il momento dell'appello e furono scanditi i nostri nomi, ecco che Rino Ravenna, uno dei due fratelli che aveva affrontato la montagna d'inverno, che aveva speso tutti i suoi risparmi, era scapolo, non aveva famiglia. Salì all'ultimo piano, che allora San Vittore dentro era fatto con dei ballatoi interni, era tutto aperto, invece adesso hanno chiuso i piani, e si suicidò, si buttò giù, si ammazzò. E io non avevo mai visto un morto, ero stata sempre riparata da tutte le cose triti della vita e vidi per la prima volta lui scomposto sul fondo dell'impiantito di San Vittore, coperto dal suo paltò nero a cui i nazisti avevano strappato perfino il collo di pelliccia perché ci portavano via assolutamente qualunque cosa avesse un minimo valore, perfino un colletto di Astrachan. Ma lui scelse la morte. Beh, aveva deciso lui, anticipando di una settimana quello che sarebbe stato sicuramente il suo destino arrivando ad Auschwitz. E il 30 di gennaio, dopo che ci avevano distribuito dei pacchettini, delle specie di dei sacchetti come negli alberghi quando si va in gita, no? Che ti danno tuo sacchettino con la colazione. Cioè, mi ricordo che ne diedero a ognuno 6 o 7. E allora tutti pensarono, ma 7 giorni o 7 pasti? E questa fila indiana di gente di tutte le età non c'erano intrasportabili. I vecchi, anche morenti, furono portati via quel giorno. E attraversammo un raggio di San Vittore, un raggio di detenuti comuni che furono straordinari, una carica di umanità indimenticabile, perché nelle prigioni i carcerati sanno chi è colpevole e chi è innocente, c'è una sicurezza di giudizio fra i carcerati che non ci sono giudici o avvocati che possono saperlo come loro. E loro sapevano che gli ebrei non avevano fatto niente di male, che avevano solo colpa di essere nati. E quindi mentre attraversammo questo raggio fummo ricoperti di benedizioni, di incoraggiamenti, e chi buttava una mela, chi un arancio, chi un paio di guanti. Furono straordinari. Io lo racconto ai ragazzi quando vado nelle scuole, perché bisogna anche saper valutare chi è stato così umano. E questi potevano essere ladri o assassini, ma furono straordinari. Io ricevetti un pacchettino di biscotti sulla testa e mi ricordo che alzai gli occhi perché questi erano in alto e uno in dialetto milanese urlò: ricordati, Tusa, si dice in dialetto milanese per dire ragazza, Tusa, che mi chiamo Bianchi e vedrai che ce la farai. E devo dire che sto Bianchi è stato straordinario per me perché è stato un viatico spirituale straordinario questa uscita dal carcere di San Vittore. Poi invece fu tutto diverso dopo perché
caricati su camion, attraversammo la città deserta, era l'alba, e fummo portati alla stazione centrale. Lì fummo scaricati dai camion nei sotterranei della stazione, perché i nostri aguzzini, per la vergogna di quella partenza, non ci facevano certo partire dai binari comuni a cui siamo abituati tutti a partire, ma nei sotterranei erano preparati dei vagoni che noi non ci rendemmo conto che era così. Lo capii dopo, quando andai poi 2 anni fa per testimoniare questa cosa alla stazione centrale, che c'erano dei pezzi di binari con 1, 2, 3 vagoni che venivano poi portati su man mano che erano riempiti con una specie di elevatore. È una cosa stranissima che fanno tuttora, ma che noi poi nel vagone piombato, nella follia di quel momento, che venivamo caricati a calci, pugni e bastonate e ci trovavamo in un vagone bestiame al buio con un po' di paglia per terra e un secchio, non ci siamo resi conto che i movimenti che questo vagone faceva non erano perché erano attaccati a una locomotiva, ma perché venivano portati su. Una volta arrivati su, tutti agganciati, il treno partiva. E il viaggio, io ho letto tanti che hanno scritto di questo viaggio. Ho letto Primo Levi, ho letto tanti, ma nessuno, neanche i grandi scrittori, sono riusciti a rendere che cos'era questo viaggio. Il viaggio è una cosa molto difficile da rendere, da raccontare, perché la vita di quegli ultimi giorni con mio papà dentro il vagone è una vita già non vita, è una vita di persone trattate come bestie, di persone che guardavano fuori da quei piccoli finestrini del carro merci come quei vitelli che vengono portati al macello e che nelle stazioni chiedono da bere con dei muggiti, dei versi, nessuno glielo dà, di solito. E noi era un viaggio verso il nulla, non sapevamo dove saremmo andati. Guardavamo fuori e prima il treno puntò verso il sud. Arrivò, io credo, fino a Modena per poi girare indietro. E quindi in un primo tempo la gente disse: "Ah, ma siamo in Italia, andiamo in giù", e quindi che bellezza. Ma poi il treno invertì la marcia, probabilmente prese della gente a Fossoli, forse, non lo so. Puntò verso il nord e quando passammo il confine fu la disperazione di tutti. Io divido il viaggio in 3 fasi nella mia testa. La prima fase fu quella del pianto, perché tutti piangevano. Non c'era uomo, non c'era donna, non c'era vecchio, non c'era nessuno che non piangesse. Era la disperazione totale, era la fine di tutte le speranze. Poi ci fu la fase media, la fase centrale, in cui i più fortunati pregavano. C'era un gruppo di uomini, fra questi il padre di Violetta Silvera, che con la mamma era sullo stesso vagone, con la mamma e il papà, che si misero in mezzo al vagone e tra lamentazioni e preghiere pregavano sempre, anche per quelli che non pregavano. E poi ci fu la terza fase, che per me è la più importante, la più solenne, che fu la fase del silenzio. Perché quando si arriva così vicini a un punto che per la maggior parte di noi fu di non ritorno, non c'è nessuna parola che serva, e fu un silenzio importante.
C'era solo il rumore delle ruote del treno implacabile che ci allontanava dalla nostra casa, dai nostri affetti, dai nostri odori, dai nostri sapori, dalla nostra lingua. E basta, stavamo tutti zitti. Anche i bambini non piangevano più. C'era questo enorme silenzio, ognuno stava stretto al suo caro e non c'era più bisogno di parlare. L'estrema comunicazione che per tutti quei 13 anni della mia vita avevo avuto con mio papà ha raggiunto il massimo in quei giorni di silenzio, perché non avevamo bisogno di parole per dirci tutto il nostro amore uno per l'altro. E il 6 febbraio arrivammo ad Auschwitz. Lei si ricorda quanti eravate nel vagone? Oh, mi ricordo che il vagone era pieno, però non so quanti fossimo, 40-50. E faceste delle fermate? Sì, il treno si fermò qualche volta e mi ricordo che una volta, o forse due, ci fu permesso di scendere, stazioni deserte, stazioni tenute rigorosamente vuote dai nostri aguzzini, ci fu permesso di scendere, prendere dell'acqua e pochi avevano la forza di scendere perché a forza di star fermi le gambe anchilosate. E io però scesi con mio papà, sicuramente a Villach, e lì vedemmo sul vagone scritto in gesso Auschwitz by Katowice. Nessuno aveva mai sentito Auschwitz, un nome sconosciuto. E risalimmo sul vagone e papà disse: c'è scritto così. Qualcuno sapeva dove era Katowice, Polonia. E allora, e allora, e allora fu terribile per tutti. Arrivammo 6 febbraio. Era l'alba, mi ricordo che il treno si fermò e dai finestrini vedemmo una triste stazione nordica, mentre avevamo passato paesi, paesini, la Selva Nera, neve, 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 ma una stazione così sinistra come quella di Auschwitz non l'avevamo vista. C'era un grande orologio con i numeri gotici che mi pare che segnasse le 6 della mattina, se le 7, non so, albeggiava appena. E eravamo arrivati, ma non era a fine corsa, perché i nostri aguzzini avevano preparato per noi già da tempo un'altra stazione che era un po' più avanti, che era la rampa di Birkenau, dove i treni arrivavano da tutta Europa, i treni dei deportati, e lì venivano scaricati e poi tornavano indietro a prendere altre vittime. Il treno si fermò definitivamente a Birkenau e con una violenza inaudita fummo scaricati da quei vagoni, cosa che era veramente già di per sé difficilissima, considerando che da una settimana stavamo quasi sempre rannicchiati perché non c'era posto neanche per allungare le gambe. Fummo scaricati su questa spianata di neve allucinante noi eravamo come ubriachi, come pazzi, perché non capivamo né cosa ci dicevano, né dove eravamo arrivati, né cosa stava succedendo. Era un momento di follia omicida dell'uomo contro l'uomo. E lì c'era una folla mai vista. Ecco, quello che mi ricordo io di quel momento è un'immagine di tantissima gente, che eravamo noi 600 scaricati dal treno, più una quantità enorme di SS con i loro cani lupo, e poi c'erano tantissimi prigionieri, che dopo capii che erano prigionieri vestiti a righe con la testa rasata, che erano addetti a scaricare i bagagli, a farci allineare, ma soprattutto i bagagli. Si ricorda com'era vestita il giorno in cui arrivò? Io so che avevo il paltò con cui ero partita
da casa è che avevo due vestiti uno sopra l'altro, perché il bagaglio era quasi inesistente, nostro poi era quasi inesistente. E avevo messo però due vestiti per ripararmi evidentemente dal freddo. E avevo un paltò, adesso che mi fa ricordare, che era un paltò che era stato di mio nonno rivoltato, quelle cose fatte durante la guerra perché non c'erano, forse blu, ma non mi ricordo altro. So che siamo scesi violentemente, violentemente siamo stati separati, gli uomini di qui, le donne di là, e ho lasciato per sempre la mano di mio papà. Non l'ho mai più visto.